Allora, andiamo a vedere qualche modulo interessante sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5. Partiamo subito da PlayStation 5. Questo è un ottimo modulo con il quale partire. Ovviamente è un modulo equilibrato che permette di mantenere la partita sia quando state pareggiando che quando state vincendo. Allora, 4-3-2-1, andiamo a vedere le istruzioni. Allora, per quanto riguarda i difensori centrali, lasciamo resta dietro, quindi non effettuiamo modifiche. Allora, il terzino sinistro io lo utilizzo con resta dietro e sovrapponiti, mentre il terzino destro attacco equilibrato e sovrapponiti. Questa ovviamente è una scelta che dovete fare voi in base alla vostra manovra, diciamo. Io preferisco avere un uomo in più in area di rigore in fase offensiva. Ovviamente dovete stare attenti, dovete richiamare il difensore stesso perché tante volte sale il terzino e lascia buchi in difesa. Quindi mi raccomando, se non riuscite a giocare con attacco equilibrato, mettete resta dietro in attacco. Ok? Ok, poi andiamo a vedere i centrocampisti. Abbiamo il centrocampista a 3, abbiamo il centrocampista centrale. Io ho in questo caso Patrick Vieira, l'88, che c'è lenti, quindi ha un'ottima velocità dal lungo, con resta dietro e copertura al centro. Io consiglio sempre resta dietro, se no il centrocampista sale. Per quanto riguarda il centrocampista destro, CC di destra, io lo utilizzo con attacco equilibrato e copertura sulle fasce. Lo utilizzo con copertura sulle fasce perché Bellingham c'è una specie di bug nel quale i giocatori con una difesa più alta si vanno a inserire direttamente come centrocampisti centrali. Quindi ad esempio Bellingham si sovrappone a Vieira perché Vieira c'ha 86 di difesa mentre Bellingham c'ha 90, il Toti. Quindi in questo caso io utilizzo attacco equilibrato e copertura sulle fasce. Potete ovviamente impostare copertura al centro come meglio potete. Oppure c'ho anche in questo caso Keywall che è un po' più tecnico, resta in attacco e copertura al centro. Questo ovviamente dovete valutare voi in base a come volete giocare. Io preferisco far salire Bellingham perché mi dà una qualità notevole a livello di passaggio, di agilità e tutto. Ovviamente Keywall lo utilizzo manualmente, lo faccio salire sempre per creare azioni da gol. Per quanto riguarda ATS, ATT, ATD, allora preferisco utilizzare sempre per quanto riguarda PlayStation 5 l'attaccante centrale con rimani centrale attacco misto. Attacco misto significa che il giocatore si muove in base alle esigenze della squadra, quindi può andare sia a giocare largo, sia si inserisce alle spalle, sia falso 9, quindi scende direttamente a prendere la palla a centrocampo in fase più difensiva, diciamo, quindi non parte direttamente all'attacco. Ok, poi ATD rimani centrale, inserisci dalle spalle, quindi diciamo ATD sempre rimani centrale, inserisci dalle spalle a seconda quindi del giocatore che utilizzate. Potete mettere anche gioca largo a seconda di come volete giocare, inserisci dalle spalle. Ok, gioca largo, io lascio rimani centrale, ok. Mentre Vegost, che è un lenti, quindi un giocatore che può creare la superiorità numerica, metto rientra in difesa, quindi ovviamente un giocatore che mi permette di rimpostare l'azione, e ampiezza bilanciata e attacco misto. Ampiezza bilanciata significa, come potete vedere, rimane centrale o gioca largo a seconda della situazione di gioco. Mentre Bino e supporto in difesa base ho messo, potete mettere rientra in difesa, rimane avanti a seconda. Questo ovviamente le tattiche possono essere modificate a seconda delle vostre preferenze. Potete provare a utilizzare varie impostazioni e vedere quelle con le quali vi trovate meglio. Ok, mentre il modulo di base, le tattiche le utilizzo con equilibrato, ampiezza 55, profondità 71. Profondità 71, utilizzo questa profondità perché mi permette di creare il fuorigioco in automatico, quindi
senza che diciamo i giocatori fanno il fuorigioco in automatico. Dovete stare un po' attenti perché la difesa sale a centrocampo, quindi si creano più spazi che possono essere sfruttati ovviamente dagli avversari. Costruzione manovra, equilibrate e passaggi diretti, quindi potete impostare anche possesso palla oppure inserimenti offensivi, ma li consiglio di meno perché gli attaccanti salgono di più e rischiate di prendere contropiedi. Per quanto riguarda la fase offensiva, metto ampiezza 65, quindi cerco di giocare con una manovra diciamo abbastanza centrale con giocatori che non si allargano molto. Dopo ovviamente durante la partita potete cambiare, ad esempio se andate a effettuare una sostituzione precisa potete andare a mettere un giocatore specifico per modificare l'assetto della squadra stessa. Giocatore in area 5, angolo e punizione 2. Queste diciamo che sono le tattiche di uno dei moduli più utilizzati per quanto riguarda PS5. Passiamo a uno dei moduli più utilizzati per PS4 che va bene anche per PS5. Io ovviamente gioco su PS5, quindi questo dovete valutarlo voi in base alle vostre esigenze. Allora, stile difesa equilibrato, ampiezza 40, profondità 60, quindi diciamo una profondità un po' più bassa. Voi se giocate su PlayStation 5 PlayStation 4 potete mettere anche qualcosina di più, anche 70-71. Io ho messo 60 a seconda dopo di come vi trovate meglio con le tattiche. Allora, attacco equilibrato, passaggi diretti, quindi normale, né manovra veloce né nient'altro. Ampiezza 35, giocatore in area 6, angoli 3, punizione 2. Andiamo a visualizzare le impostazioni, quindi le istruzioni di questo 4-2-2 per quanto riguarda PlayStation 4, anche PlayStation 5, tanto le tattiche sono quelle. Allora, per quanto riguarda i difensori lascio le impostazioni default, quindi resta dietro in attacco, intercettazione normale, resta in posizione. Terzini li lascio tutti e due, entrambi con resta dietro in questo caso. Resta dietro in attacco e attacco misto, sia il terzino sinistro che il terzino destro. Per quanto riguarda i centrocampisti, due centrocampisti centrali, tengo Vieira e Bellingham. Vieira lo considero un centrocampista un po' più difensivo, quindi lo lascio un po' più indietro, diciamo, a coprire come mediano vero e proprio. Utilizziamo con difesa equilibrata e resta dietro in attacco e copertura al centro, quindi un mediano che non sale in attacco, lo fate salire solo o tramite L1, quindi facendolo scattare oppure manualmente palla al piede. Bellingham invece utilizzo difesa equilibrata e resta dietro in attacco e copertura centrale. Ovviamente io, siccome è un modulo a due centrocampisti, li tengo entrambi in fase di impostazione diciamo difensiva. Ovviamente Bellingham lo utilizzo molto per la fase di impostazione offensiva. Poi in questo caso io ho COS Keywall, rientra in difesa, entra in area per il cross, quindi ovviamente abbiamo con rientra in difesa il giocatore che rientra e riesce a permettere alla squadra di ricostruire la manovra, mentre stessa cosa per Bino e rientra in difesa e entra in area per il cross. Quindi diciamo le ali tra virgolette, dopo ovviamente dovete valutare voi se lo utilizzate COS, COD o direttamente sulla fascia, quindi S, O e D. Ovviamente questo modulo può essere paragonato al 4-4-2 classico, perché se voi ad esempio andate a mettere keywall, andiamo a vedere ad esempio, allora possiamo impostare gioca largo. Con gioca largo riesce ovviamente il giocatore qui su piazzamento libero, gioca largo o svaria. La svaria sfrutta gli spazi per offrire azioni di passaggio, mentre gioca largo permette al giocatore di giocare sulle fasce. Dopo ovviamente giocando largo potete andare a fare il classico gol della merda col passaggino al centro, quindi col drive, col passaggio, col drive shot, classico passaggio drive and pass che quindi passate la palla in mezzo e l'attaccante 80-90% dei casi prende la palla e riesce a creare quel passaggio che porta in porta l'attaccante. Io li tengo con resta in posizione entrambi, quindi preferisco utilizzarli manualmente sia COS che COD. Ovviamente se andate a utilizzarlo come esterno diventa una sorta di 4-4-2, ok? Anche se con
rientra in difesa, il giocatore scende, quindi abbiamo 3 centrocampisti in questo caso, ok? Io lascio un centrocampista COD, in questo caso potete scegliere CS COD che rientra in difesa, quindi si schiera a 3 centrocampisti, diciamo un 4-3-3-3. Ok, 2 attaccanti che è Weghorst e Mbappé. Weghorst con piazza bilanciata inserisce dalle spalle, quindi come prima piazza bilanciata il giocatore andrà a inserirsi a seconda della convenienza della manovra, quindi gioca largo, falso 9 oppure rimane centrale. Ho provato rimane centrale, con rimane centrale mi sono trovato male perché il giocatore in molte situazioni non, diciamo, ad esempio quando andate a giocare larghi il giocatore rimane centrale, non si allarga e quindi voi o giocate centrali o non avete spazio, ok, per andare sulle fasce. Io consiglio sempre impostare ampiezza bilanciata e inserisci dalle spalle per entrambi. Dopo ovviamente provate le tattiche in base alle vostre esigenze, in base ai vostri giocatori. Ovviamente se qui in centrocampo potete avere anche Zidane mid, Zidane 94, Zidane 94 ovviamente è un giocatore lenti che potrebbe essere anche preferito a Bellingham stesso. Questo ovviamente per PS5, io giocando a PS5 vi dico le impostazioni per PS5 ovviamente sono valide anche per PS4 perché tanto sono le stesse bene o male. Ovviamente su PS5 abbiamo il lenti che permette ai giocatori un'accelerazione maggiore per quanto riguarda a campo aperto. Infatti io tengo Vieira e Bellingham lo tengo per i passaggi, per il tiro, per la fase di impostazione e per l'agilità, ma qui potete andare a mettere anche uno Zidane che potrebbe essere anche meglio, oppure Gullit stesso che ovviamente dovete avere crediti, che anche la versione 90 che permette ovviamente di impostare diversamente, quindi questo dovete valutarlo voi. Centrocampisti consiglio sempre centrocampisti tecnici, io in questo caso ho Bino e non è diciamo un trequartista destro di enorme qualità perché i passaggi sono quelli che sono, ma mi serve per il link perfetto con Bellingham per far giocare Bellingham a 3. Io in questo caso gioco con Davis a 1, quindi uno d'intesa, quindi 31 su 33 d'intesa. Questo dovete valutarlo voi. Io siccome ho Bellingham mi trovo molto bene, ho cercato di brigare una squadra in base a vari campionati. Ho messo sia il campionato della Premier League con Saliba, poi Chilwell e Weghorst, poi ho messo il campionato tedesco con Davis, Bellingham e Binoe, sia il campionato francese con Sergio Ramos, Hakimi e Mbappé, e poi abbiamo Vieira ovviamente che non fa intesa perché fa intesa solo con la nazionalità e non col campionato, anche Donnarumma sul campionato francese. Bene ragazzi, queste sono le tattiche, ora rivediamo un attimino le istruzioni. Per quanto riguarda il 4-2-2, modulo molto equilibrato che ovviamente permette di giocare bene sia su PlayStation 4 che PlayStation 5, ovviamente corrispondente a Xbox Series S o X o PC ovviamente a seconda della console, sia next gen che old gen. Per chi non lo sapesse, old gen sono le console di vecchia nella generazione, mentre next gen sono PS5, PC con il crossplay e Xbox serie S e X. Quindi ampiezza abbiamo messo 40, profondità 60, possiamo andare a mettere anche 71 a seconda della qualità. Manovra equilibrato, passaggi diretti, ampiezza 35, giocatore in area, angoli e punizioni. Perfetto, queste sono le impostazioni di gioco.